Un prodotto sulla bocca di tutti in questo momento. Marantz Marantz. M1, Uno. piccolo. Che poi mi fa un po' sorridere in questo momento perché io ho riesumato dal magazzino un Mac Mini del 2009 E che c'entra che col come fattore di forma ti assomiglia. Beh, è un po' più piccolo quello, sembra un però. Mac Mini un po' più, un po' più robustino, gonfiato, diciamo, sì. esatto. E anche se poi questo qui c'ha sopra questa fantastica Bellissima, copertura che state vedendo adesso nel dettaglio, che è veramente una sciccheria. Va bene, prodotto super moderno, Super moderno. assolutamente, e un Marantz dopo forse un anno da quando abbiamo recensito un altro che non mi Il ricordo, 30. non me lo ricordo Forse. assolutamente, che era molto bello, bello, sì, e va bene. vediamo se questo qui, che invece è completamente su un altro fronte, cioè ipermoderno, laddove quello invece era un prodotto un po' più classico, è all'altezza delle nostre attese. Allora, Seguiteci. Aspetta, subscribe, campanella. Ma social, sì, lo do tu- per scontato Ah, e lo dai faccio male perché invece Eh. i subscribe a noi ci servirebbero Ci tanto. servirebbero veramente tanto. A tra poco, ciao. Ciao. Allora Giulio, posso dire subito una cosa tecnica? Tranchant, subito, Vai. tran. Allora, questo è uno dei pochi prodotti, avevamo visto il volumio integro Sì. prima, che adottava questo tipo di filosofia, che non ha conversione da analogico a digitale, riconversione da digitale a analogico, entra nel chip di amplificazione e poi va alle casse, ma segue un percorso molto più virtuoso, fammelo dire, perché non ha la doppia conversione, quindi entra in analogico, viene convertito in digitale, c'è il DSP, tutte le features che vedremo a breve, e poi entra direttamente all'interno dei circuiti di amplificazione, quindi saltando la tipica conversione che Esatto. fanno questo tipo di prodotti. Quindi se proprio diciamo, la vogliamo mettere in un'altra maniera, possiamo dire che su questa macchina non c'è un chip di conversione, cioè non c'è il chip che fa la conversione digitale analogico, perché lo stadio di amplificazione è uno stadio di amplificazione assolutamente, completamente digitale. Quello che succede è che il file o piuttosto il segnale analogico, perché gli si può anche attaccare una sorgente analogica, viene convertito in PWM, Pulse Width Modulation, e questo segnale PWM pilota direttamente la sezione di amplificazione. Esatto. È un po' lo stesso concetto che usano gli amplificatori Technics, per esempio, che vorremmo tanto provare, ma che non riusciamo a provare. Tra l'altro, diciamo, rispetto anche ad altri competitor sulla medesima fascia di prezzo, ad esempio mi viene in mente quel Blue Sound Power Node Edge. Esatto. Quello utilizza dei moduli di amplificazione in classe D. Esatto. Quindi in qualche maniera, diciamo, è un percorso un po' più convenzionale. Esatto, anche perché il modulo di amplificazione in classe D ha un ingresso analogico, Sì. e quindi per interfacciarsi a quel modulo bisogna per forza fare una conversione da digitale a analogico e entrare dentro, quello che invece si evita in questo caso. Tra l'altro Marantz ci tiene anche a far sapere che il DSP di cui è dotata questa macchina, e mediante il quale vengono applicati due filtri digitali, serve proprio per far sì che questa macchina, mediante questo tipo di filtraggio, sia in grado di riproporre l'impronta sonica tipicamente Marantz. Loro ci tengono a far sapere che questa macchina è stata messa a punto voicing, utilizzano diciamo, il termine inglese, e dai tecnici Marantz, in modo tale da avere, sebbene con una tecnologia completamente differente rispetto a quella dei Marantz di una volta, però la stessa impronta sonica. E quindi è chiaro che questo DSP deve essere alimentato da un segnale digitale, evidentemente. Si basa sulla piattaforma EOS, che è una piattaforma nata con la Denon tantissimi anni fa, e che poi, grazie alla fusione di Denon con Marantz, era il gruppo D&M, che poi è stato assorbito adesso da Massimo, che è il padrone di tanti marchi,
viene implementata anche qua dentro, quindi la stessa identica tecnologia e lo stesso identico modulo che poi vedremo nello sventramento. Come lo hai trovato questo EOS, Giulio? Dunque, allora, EOS secondo me, per poterne parlare in maniera obiettiva, credo che sia necessario fare un piccolo salto. Noi siamo abituati forse un po' da audiofili, e qui non voglio fare il discorso come è stato poi criticato, sei uno snob, sei un saccente, no, semplicemente mi limito a fotografare la situazione. Differentemente da come noi siamo abituati, cioè ad avere l'approccio audiofilo, per cui per noi l'interfaccia tipica è JPlay, Roon, Bubble UPnP, diciamo degli oggetti con determinate caratteristiche, EOS si rivolge ad una platea completamente differente. Quindi alla persona che vuole ascoltare la musica in casa, la vuole ascoltare bene, ma che non ha le fisse dell'audiofilo. Tanto che, scusami se ti interrompo, ma è molto importante, questa versione nuova di EOS si possono addirittura togliere cose che non si usano, quindi semplificarla al massimo. Al massimo. Ci sono tantissime radio internet che magari invece, ecco, in altre applicazioni non si trovano. Ci sono alcune piattaforme, ad esempio su tutte la mancanza di Qobuz, per me che sono abbonato a Qobuz, si è fatta sentire, però c'è Tidal, c'è Spotify Connect, e AirPlay 2 viene supportato perfettamente, per cui ad esempio io l'ho utilizzata con l'app di Qobuz, sfruttando AirPlay 2, e ha funzionato perfettamente. C'è da dire che è RON compliant al 100%, mentre da invece, poco, da poco. Allora troverete in rete molte recensioni di questo prodotto che dicono che l'ottenimento della certificazione RON Ready è in corso d'opera. Posso dire che quando io l'ho collegato, la macchina, mediante un LED ambra arancione, qui sotto ha detto guarda che c'è un aggiornamento da fare, l'ho fatto, aggiornamento anche piuttosto lungo, una quarantina, poco meno di 3/4 d'ora, tanto ci ha messo. Dopodiché la macchina è stata completamente vista da RON come Marantz M1 senza alcun problema e funziona perfettamente, regolazione del volume, tutto quello che volete. Quindi da questo punto di vista l'integrazione è stata molto. Quello che mi piace di EOS è che anche dal punto di vista del look è un look giovane, mi sembrava quasi di vedere Instagram, quindi qualcosa di molto fresco e di estremamente semplice da utilizzare per le nuove generazioni, alle quali ovviamente questo prodotto si rivolge insieme poi con le generazioni un po' più anzianette come la nostra, ma che dell'hi-fi non è che poi hanno tutta questa contezza. Una cosa che mi ha colpito è che durante l'installazione ovviamente c'è il solito wizard che ti dice come si chiama la macchina, in che ambiente l'hai messa, tante cose, e a un certo punto ti dice ok, adesso collegagli la televisione. E io lì mi sono fermato perché qui televisore non c'è. E lui ci è rimasto anche un po' male, ha detto ma come non colleghi la televisione? Insomma, come dire, è parte di questa macchina, che infatti sul pannello posteriore, come state vedendo, ha un'uscita e-ARC. Ingresso, uscita. Quindi il telecomando del televisore può essere utilizzato per telecomandare il volume. L'audio del televisore viene veicolato da questo e quindi se lo collegate automaticamente vi trovate, è come se fosse la scheda audio del televisore. Dai, perfetto. Facciamola così la facciamo più semplice. E questo dà anche la giustificazione, credo, correggimi se sbaglio, del fatto che questa macchina il display non ce l'ha. Non solo, bravo Giulio, cambiando camera, ma è una macchina che può essere anche occultata completamente, visto che sotto c'ha l'attacco a vite. C'è una filettatura, quindi immaginate che lo potete nascondere in un controsoffitto. Dietro al televisore. Si può mettere ovunque, non c'è bisogno di mostrarlo. Esatto, quindi questo vi dovrebbe già dare un po' il polso della situazione di
qual è il brief progettuale di questa macchina, che è evidentemente un brief progettuale differente da quello dei classici componenti audio. Esatto. A livello di integrazione con altre sorgenti, l'abbiamo accennato prima, c'è un ingresso analogico che viene immediatamente digitalizzato, c'è una presa USB per un pendrive, Sì. e quindi dalla app EOS si accede a USB e quindi potete navigare nella struttura gerarchica dei file che avete memorizzato sulla chiavetta, una sola coppia di casse, basta e avanza, connessione cablata Ethernet che noi stiamo utilizzando in questo caso come sempre, l'uscita sub e Abbiamo detto mi pare tutto? che abbiamo Possiamo detto tutto. sventrare, che dici? Io sì, anche se credo che sarà piuttosto sfidante aprire questo involucro. Magari è come quello del Mac Mini, io lo facevo col martello e la spatola. Ecco, potrebbe Però essere. non vorrei essere così brutale. Ciao, a tra poco. Dopo. Mi si vede Giulio? Ti si vede. Si vede. Guardate che meraviglia questo coperchio finemente lavorato. Molto bello. Si vede evidente? Sì. Questo fa da elemento dissipante nel senso di convezione dell'aria, quindi fa passare l'aria da qui, l'aria calda sale e passa attraverso questa griglia, d'accordo? Ok. Perché qui è come se fosse messo per così, Esattamente. ok? Benissimo. Questo qua è l'oggettino in sé per sé. Esatto, Me l'oggetto lo puoi far ruotare anche? così, Sì, te lo esatto. porto, sì, eccolo. Così. E ancora di Ecco, altri 90 gradi. Eccolo qua. E qua lo vediamo lato ingressi e uscite. Ci siamo dimenticati di dire che ha un ottico. Ah, è vero, c'è Vero. un Lo diciamo adesso. Toslink che sta qua. Esatto. Ok. Lo diciamo adesso. Partiamo dalla spina di corrente, Quella fatta a 8. sì, quello che si chiama cavotto. Cab 8. Il cavotto lo mettiamo qui dentro e alimentiamo, ci troviamo neutro in linea, vedete? Zzz, e che finisce qua sotto in corrispondenza della sezione di alimentazione. Questo è tutto l'alimentatore switching. Facciamo vedere Giulio. Ok, posso far vedere i condensatori di filtro molto surdimensionati che sono qui? Certamente. Allora, vediamo se riesci a inquadrarli da qua. Io qua riesco a far vedere 2 bobine. Sì, e qui in fondo ci sono dei condensatori di alimentazione. Dovresti ruotarlo verso di te. Un pochettino, esatto. Ok, sì, qualcosina forse. Ok, sì, qualcosina si vede. forse si vede. Ok, Ok? Mettiamo qua sotto ci sono le bobine per la gabbia RF, che però non si vedono, non importa. Quindi questo è diviso in sezioni, la parte di sopra fa tutta la sezione degli ingressi, sì. ok? Perché questi sono riportati sopra, e la sezione digitale, e infatti le 2 antennine che sono qui, che sono riportate con questi cavi grigi, finiscono dentro questa board. Le vogliamo far vedere le antennine? Certo, adesso lo ruoto, Sì. così faccio vedere le antennine, eccole qua. 1 e 2. Sono una e la sua collega che sta di qua. 2. 2 con i nuclei di ferrite che sono 1 e 2, una per ogni Sì. antenna, e poi ce n'è un altro ancora per tutte e 2. Se vi stesse chiedendo che cos'è questo flat che inquadra adesso, È quello che non riuscirò a rimontare. esatto, è quello che va verso il pannello frontale, quindi i bottoni. Lo facciamo vedere? Sì, Eccolo qua. Questo circuitone qui, che è fin troppo denso di componenti per fare solo illuminazione e pannello. Secondo me c'è anche una parte di logica, perché lo vedo troppo complesso per fare solo la parte finale di un controllo. Ok? Questo abbiamo fatto. Adesso dovremmo riuscire a far vedere la piattaforma EOS, la scheda della piattaforma EOS. Bravissimo Giulio, ma quello che riusciamo a far vedere è il dissipatore. Allora, la scheda della piattaforma EOS è questa, e il dissipatore è quello lì.
il dissipatore è questo. Quindi scheda EOS è questa e il dissipatore è quello. Il problema con questo apparecchio è che è veramente talmente tanto impacchettato di cose che è veramente difficilissimo riuscire a farle vedere. Esatto. Dunque, poi sezioni di potenza che sono qui, sono questa parte qua, Ok? ok? E qui sotto c'è tutta la sezione, oltre che di potenza, analogica vera e Lo puoi propria. ruotare di 180 gradi così? Esatto. Forse magari riusciamo a far vedere qualcosina in più. Ma è veramente difficile. Sì, Ok. quindi molto altro oltre questo non si può far vedere proprio perché è talmente chiuso che mi dispiace, ma sì, No, anche perché, lo vogliamo dire, dal punto di vista dello smontaggio è stata una delle cose più complesse che ci sia capitato di fare. esatto. E quindi dobbiamo ancora Giusto rimontarlo. perché gli voglio bene ai followers, gli vogliamo bene ai followers, se no sinceramente è stato veramente complesso smontarlo. Una cosa che abbiamo Sì. forse trascurato prima Sì. e la possiamo dire adesso, Sì. allora vedete che c'è accanto qui ai connettori RCA, ce n'è uno che è un jack Sì, che serve per collegare cosa? serve per collegare la probe IR, quindi serve per Esattamente. dare i comandi IR e quindi per rendere compatibile l'M1 con Crestron, con tutti i sistemi di Home automation. Home automation. Non è solo questa quella che si chiama lente che si mette davanti, ma è proprio la compatibilità del sistema operativo EOS e dell'M1 verso i sistemi di automazione, cosa molto importante perché tra l'altro se questo viene messo in un controsoffitto ha bisogno di essere comandato e quindi oltre al wifi, se avete Crestron, AMX, bla bla bla, potete comandarlo facilmente sia attraverso le app Crestron, bla bla bla, che attraverso il telecomando in dotazione a quei sistemi. Giusto? Giustissimo. Bene. A posto così? Adesso io lo richiuderei e speriamo Buon bene. divertimento. Sì, speriamo bene. Però tu mi aiuti Giulia, certo, no? assolutamente Ok. sì. All'ascolto. Ciao. Allora, Va bene. M1, prodotto estremamente interessante. Sì. Molto. Molto molto interessante. Si rivolge a un pubblico che non è il classico e solito pubblico dell'hi-fi, ma è un pubblico votato anche alla televisione, all'intrattenimento, quindi è un sistema di intrattenimento domestico. Vai, perché so che cosa vuoi dire e mi piace molto, vai, vai. Allora, questa puntualizzazione, cioè del tipo di pubblico al quale il Marantz M1 si rivolge, io trovo che sia necessario farlo, giusto farlo, non come dice qualcuno che c'è scritto perché io sono un saccente, uno snob come c'è scritto qualcun altro, ma semplicemente per chiarire il lavoro che hanno fatto i tecnici di Marantz rispetto, io presumo, al brief progettuale che gli è stato assegnato. Lavoro che è stato, secondo il nostro parere, un lavoro eccellente, perché questa macchina, come già altre macchine per l'ascolto, tra virgolette, moderno, è una macchina che fa, secondo noi, un piccolo passo avanti, un ulteriore passo avanti. Cioè noi abbiamo avuto a che fare con, in questi 2 anni e mezzo, parecchi di questi dispositivi che sono fortemente integrati fra, diciamo, mondo informatico e audio. E molti avevano, come posso dire, delle difficoltà a far convivere, a far coesistere questi due mondi in una maniera lineare. Probabilmente perché troppo legate a un passato del mondo audio tipico. Certo, certo. Quindi magari qualcuno ci metteva la piccola chicca che poteva far piacere all'audiofilo, risultando incomprensibile invece al neofita. Insomma, questa macchina persegue un obiettivo molto più chiaro. Deve essere una macchina semplicissima da far funzionare, che funziona
in rete, il concetto di c'è una sorgente analogica, sì, qui c'è già c'è un solo ingresso che poi digitalizza. Quindi, come dire, il mondo dell'analogico per questa macchina è una roba del passato, ma lo fa con grande classe, con grande eleganza, con grande semplicità e più che altro, alla fine di questo percorso, è una macchina che suona bene. Certo. E quindi capite che rispetto a quello che dicevamo poc'anzi, cioè una macchina del hi-fi del futuro, ma che è già di seconda generazione, cioè non è più una novità l'hi-fi del futuro, l'hi-fi connessa, l'hi-fi cablata, collegata in rete, è data per scontata. Sì. Questa fa già un passo in avanti. Sì, direi che è l'hi-fi del presente, no? Perché... Se noi, certo, noi diciamo hi-fi del futuro perché siamo un po' vecchierelli. Agé, soprattutto tu. Certo. Accidenti. E questa è una macchina contemporanea, cioè la cifra stilistica è quella della contemporaneità. E fa una grande cortesia anche a quelli come noi che sono appassionati tanto di hi-fi e che amano tanto la riproduzione della musica, perché potenzialmente possono avvicinare dei nuovi appassionati al nostro mondo, perché magari ti compri il Marantz, lo colleghi con un bel paio di casse e ti accorgi che ti piace sentire meglio la musica e quindi poi ti rivolgi a una tacca in più. Ma anche Marantz nel suo catalogo ha un amplificatore che costa più o meno come questo, ma è un classe AB, se non ricordo male, normalissimo con il modulo EOS, e che quindi già è più un prodotto hi-fi rispetto a questo. E qua vieni quindi al ragionamento che facevo poc'anzi, certo. Cioè anche alla Marantz se lo devono essere posto il problema. Certo. Se sono arrivati alla conclusione di fare due macchine, perché probabilmente sono due macchine per certi versi sovrapponibili, ma per certi altri no, perché si rivolgono, sono pensate per due tipi differenti. Completamente, del resto se pensi che questo è un cubotto nero, sì, bello perché c'è la scritta Marantz sopra, c'ha quella mesh, quella griglia sopra, bellissima. Però comunque può essere anche messo a controsoffitto, al muro, e quindi può essere totalmente nascosto e quindi completamente antitetico rispetto a noi appassionati di hi-fi che ci piacciono le manopole, vederli, magari i fumeter, magari il lettering. Quindi completamente diverso. Un inquadramento dal punto di vista del mercato è abbastanza semplice da fare, almeno per l'esperienza che abbiamo fatto noi con 4 macchine diverse, quindi mi riferisco al Wimamp, mi riferisco al Bluesound Power Note che abbiamo provato, a questo Edge, a questo prodotto e al Volumio Integro che è un po' più costoso di questo. 1.300. 1.300, esatto. Sono macchine diverse. Di fascia differente, quindi non sono direttamente sovrapponibili. Quella che è più vicina a questo anche dal punto di vista della battaglia di mercato è probabilmente il Power Node, perché costa 700 euro e sinceramente questa macchina rispetto al Power Node mi ha convinto di più. Allora, diciamolo per amore di chiarezza, non stiamo facendo un confronto diretto perché quel Power Node ce lo abbiamo avuto oramai diversi mesi fa. Io sono andato a ripescarmi gli appunti che mi ero preso durante le sessioni d'ascolto, sono andato un po' a memoria a rispolverare i miei ricordi. Mi par di ricordare che quella macchina fosse un po' più esuberante in termini di potenza espressa, ma questo Marantz a me ha colpito di più come raffinatezza. Che poi 100 watt su 8 ohm, 125 watt su 4 ohm, noi lo abbiamo usato sia con le Indiana Line Tesi 6, che sono casse da pavimento relativamente complesse da pilotare, che invece con altre casse un po' più audiophile, proprio per saggiarne le caratteristiche. Ci ha convinto in tutti e due i casi. Nel caso delle Indiana Line è stato interessante vedere come il pilotaggio avveniva senza nessun problema e anche un po' fare un parallelo con una soundbar, no? Perché le soundbar, ci sono anche soundbar piuttosto costose, ma tra Model One e una bella coppia di casse e una soundbar la differenza è abissale. Abissale, assolutamente. Abissale. Sarebbe stato bello, purtroppo la tempistica non c'è stata amica in questo caso,
secondo me, provarlo con quelle JBL Stage 2. 260F Esatto. che abbiamo provato prima dell'estate, perché secondo me i due caratteri sonici di quei diffusori e di questo amplificatore si sarebbero in qualche maniera completati vicendevolmente, dando luogo a un bel setup. Comunque, detto questo, tanto quelle JBL quanto le Indiana Line che abbiamo provato sono diffusori che stanno sulla fascia del migliaio di euro. Più o meno, non sì, giù chi di più lì. chi meno. Siccome anche questo sta sulla fascia del migliaio di euro, diciamo che con 2000 euro hai un impianto completo, completissimo, che suona in maniera più che soddisfacente. Questo, come dire, è un vago accenno polemico ai soliti nostri commentatori che ci dicono che frequentiamo soltanto gli impianti milionari. Non è così. Non è così. Allora, per quanto riguarda la personalizzazione Marantz, volevo ricordare ai nostri viewers che tra i Marantz, come li chiamano? Marantz? Quelli che fanno il voicing dei prodotti, I Soundmaster. i Soundmaster, c'è stato il compianto Ken Ishiwada, che ha proprio battezzato questo approccio, Sì. questo approccio di voicing ai prodotti, e il voicing Marantz è evidente. Sì, insomma, è gente che sa come far suonare bene un amplificatore. Non c'è bisogno che lo diciamo noi, non è certo una scoperta, quindi insomma sicuramente stiamo ragionando di un'azienda che le cose le sa fare. Esatto. E questo non è che l'ennesima conferma. Volendo parlare ai nostri follower che ci chiedono un po' più di dettagli sul suono. Sì. Ecco, io l'ho trovato un suono estremamente scorrevole, piuttosto morbido, mai aggressivo. Sì, guarda, c'è una cosa che a me viene proprio da dire immediatamente rispetto a questa faccenda, ed è stata proprio la primissima impressione avuta ascoltandolo per i primi probabilmente 20 secondi. Un suono corposo. Molti di questi amplificatori di fascia economica o molto economica, per quello che è il mio giudizio personalissimo, quindi vale quello che vale, tendono a dare un suono un po' scheletrico, un po' Sì. diciamo proprio scarnificato, giusto, corretto, per carità, però manca quella sensazione di corpo, quella sensazione di materia sonora che invece questo ti dà. Sì. E questo secondo me è stato un passaggio in avanti non indifferente. Poi stiamo sempre ragionando nell'ambito di tutto ciò che abbiamo detto fino ad adesso, quindi una cornice, un quadro di riferimento che è quello. Però qua mi sono divertito ad ascoltare laddove con altri prodotti di fascia molto economica il divertimento era un po' più faticoso. un po' minore. Esatto. Allora, cambiamo camera per dire che possiamo concludere qui la questione. Complimenti a Marantz, bel Complimenti a prodotto, Marantz. ci è piaciuto, ci siamo divertiti, però detto questo... Allora, io ti prometto che metterò il bavaglino. Sì, detto questo, insomma, ci rivolgiamo ai nostri interlocutori di Marantz pregandoli di farci avere quel succulento integratore Model 10, di cui abbiamo mi pare. visto in rete le fotografie che, come dire, le fotografie mi hanno fatto venire l'acquolina agli occhi proprio. Io non vedo l'ora di sventrarlo invece. Sì. Bello, sembra proprio un oggetto bello. Va bene, allora, grazie. Subscribe, campanella, mi raccomando, iscrivetevi perché è una cosa che a noi serve tanto, noi puntiamo a 10.000, siete in tantissimi a vederci, ma molto pochi schiacciano quel bottoncino. E allora vi preghiamo per cortesia, schiacciatelo perché ci date un grande strumento, prima di tutto per voi, giusto? Più siamo, più noi abbiamo capacità di chiedere prodotti. Esatto, quindi siccome in tanti ci chiedete prodotti di qualsiasi Provate tipo... questo, provate quello, se ci abbiamo il peso per poter andare dai distributori a chiederlo, certo, con piacere. Se rimaniamo in pochi, purtroppo non quindi si può un fare. piccolissimo subscribe e ci aiutate. Ciao, ciao. Grazie.